Siedo qua sul mio laghetto zen di casa. Bellissimo. Cosa vi posso dire? Io prima di tutto la ringrazio a nome di tutti i Dirs del mondo, anzi sono grata io di poterla intervistare a nome di loro e niente, io le avevo mandato le domande, però visto che probabilmente non ho avuto tempo di vederle. Non ho visto purtroppo WhatsApp, oggi ero molto impegnato per il problema uscita film, che c'è il caos totale. Allora, niente, noi facciamo l'intervista per il gruppo multiculturale, Dimash Multiculturale su Facebook. Parto con le domande, così magari... Sì. Ok, allora... prima di tutto vorrebbero sapere di più su di lei. Come è diventato musicista, compositore, regista? Cioè io so che lei è partito da musicista e da compositore. Sì, io ho iniziato a 4 anni a cantare, a fare concorsi in giro perché i miei genitori hanno intravisto un piccolo talento, così dicevano, almeno così dicono. E ho incominciato un po' la piccola carriera del cantante nei vari festival nazionali dell'epoca, parliamo degli anni 70, io sono del 63. Poi ho incominciato subito con pianoforte, a 10 anni sono entrato contemporaneamente con le scuole medie nel Conservatorio di Alessandria, poi in quello di Milano, ho studiato pianoforte, composizione, direzione d'orchestra anche con illustri direttori d'orchestra, alcuni non ci sono più, e comunque la passione per la scrittura era già attiva in tenera età. Bene, e questo la accomuna moltissimo col Dimash, perché anche lui ha iniziato prestissimo con la musica. Sì. Beh, lui è un genio indiscusso, secondo me è la voce più bella in assoluta, più che la più bella, la più particolare. La più aliena che abbiamo in questo pianeta in questo momento. È vero. Dimash ha un'estensione incredibile e infatti io l'ho proprio trovato digitando così con i miei collaboratori, abbiamo cercato la voce più bella del mondo e viene fuori questo ragazzino e dico chiamo i miei manager, visto che abbiamo abitudine di contattare i nostri manager per chiamare, che ne so, da William Shatner o Depardieu ai grandi, e me l'hanno scovato in Kazakistan. E è nata subito una simpatia, ci siamo divertiti a confrontarci musicalmente e niente, Dimash ha accettato di cantare questo brano che è poi il brano principale. Sono 75 temi in questo film, di cui 24 sono nella compilation e lui canta quello che poi alla fine è i titoli di coda. Esatto. Dunque mi ha portato avanti un po' con le domande. Allora, no, fa niente, ma io trovo che sia bello più che altro discutere che fare domande così. Scusa per il sole, ma diversamente mi si vede male. No, va benissimo. Qui mi chiedono, nel suo processo creativo cosa nasce prima, la musica, la scenografia o la trama? È una domandona questa qui da miliardi, perché io le vedo tre cose distinte ma collegate insieme. Io sono stato regista di questo film e nel momento in cui giravo la scena sentivo una musica già scritta. Non ho dovuto chiedere a un grande compositore, per cortesia butta giù un tema che possa andare bene per questa scena, anche perché le vivevo sul momento, le memorizzavo quelle che avevo in mente e poi andavo a svilupparle prima al pianoforte e poi con l'orchestra. Non l'ho scritta da solo, l'ho scritto con Eleonora Fani, che è la parte un po' più aliena del film, che è anche protagonista nella parte di Lady Air, attrice e scrittrice. Brava. Allora, da cosa trae ispirazione per realizzare i suoi film e la sua musica e perché è attratto dalla fantascienza? Io sono attratto dalla fantascienza perché adoro la fantascienza, ma più che altro la fantarealtà. Io credo e sostengo tante tematiche che sono presenti in Creators the Past. Abbiamo scritto questa storia, ci siamo trovati di Eleonora Fani, condividiamo quello che per noi è una sorta di verità, perciò non vogliamo
insegnare nulla a nessuno. L'abbiamo scritta questa storia in forma fantasy, una favoletta, però per chi è amante del genere può carpire un po' di nozioni, di idee e di come si può dire, attualità nascosta che ormai è di pubblico dominio. Ormai sul web si parla continuamente di alieni, si parla continuamente di sette, si parla continuamente di entità e di poteri. Noi abbiamo convertito il nostro credo, tra virgolette, in quello che è un'attuale fantasy, una favola, sotto forma di favola. Fantastico. Allora, qui diceva, appunto parlava di Dimash, della storia. Allora, nel cinema italiano, potremmo dire anche europeo, nelle sale non sono usciti molti film di fantascienza. Forse uno dei più famosi è Il Quinto Elemento di Luc Besson. Ha pensato a questo fatto quando ha deciso di confrontarsi con questo genere? Adesso diciamo no, assolutamente no. Noi siamo partiti con una storia, siamo partiti con il non copiare assolutamente nessuno niente. e cercare di essere, non dico unici, ma cercare di fare un qualcosa di diverso. Di un po' nuovo, certo. Non mi identifico con nessun altro regista, anche perché io sono un novellino, questa è un'opera prima. Ho voluto un po' strafare come opera prima, giusto, perché ci sono i grandi attori, ma dopodiché è un'opera prima. Giusto. Verrò giudicato come novellino. Fa niente, guardi, lei è novellino come regista, io sono novellina come intervistatore, perché è la prima volta, dunque siamo pari. Sei molto brava. Mi parlano appunto di Leonora Fani, come è strutturata la vostra collaborazione, come sono suddivisi i vostri compiti o se sono intrecciati, ma questo me l'ha già detto prima, più o meno ha già risposto un po'. Abbiamo scritto insieme la sceneggiatura, siamo molto amici e abbiamo costruito questo film dalla A alla Z con l'aiuto di migliaia di persone, ovviamente. Certo. Abbiamo 48 compagnie nel mondo con gli effetti speciali, con di tutto e di più, perciò non è un film che lo puoi fare con la classica troupe all'italiana, come si può dire, senza dover alludere a nulla, senza dover denigrare nessuno, eccetera. Non voglio offendere il cinema italiano, anzi, ci sono dei grandi registi, delle grandi produzioni, ma questo è un film leggermente diverso come struttura, come potenza di fuoco. Sì, bello. Sì, effettivamente noi siamo abituati un po' con la fantascienza a quello che è un po' l'americano, e l'italiano è tutta un'altra cosa. Sì. Questo è un genere che va un pochino vicino più al genere americano, perché siamo abituati a vedere il fantasy americano, che è quello più bello, e perciò è facile accostarlo un po' di più al genere americano, però penso che sia un film a sé. Creators the Past è un po' una sfida. Sì. Può piacere come non piacere. Ma io da quello che ho visto non è il classico videogame, è un film ricco di simbologie, di tematiche particolari, più interessante magari per un pubblico adulto e colto e ricercatore, che non per il ragazzino che vuole solo gli effetti speciali nei titoli di coda finale, un po' la My Heart Will Go On di Titanic, perciò non senti Céline Dion che canta nel film, certo. il tema e poi viene riproposto alla fine con la sua voce e anche la sua immagine. Tra l'altro abbiamo messo un bel primo piano, mezzo volto, dove lui canta tutto il brano. Il brano è stato scritto semplicemente per l'orchestra, dopodiché è stato adattato alla voce meravigliosa di Dimash, cercando di far sì che Dimash possa sfogare tutta la sua estensione. Perciò ci siamo divertiti a balzare da un'ottava all'altra, perché lui ha il potere di farlo, e diversamente un altro cantante. A voi pensate che per fare il provino abbiamo utilizzato 3 cantanti, perché l'estensione di Dimash siamo stati obbligati, per far sentire la canzone di Dimash abbiamo dovuto prendere un cantante con una voce grave, poi una donna e poi uno sopranino con una voce molto acuta, per cercare di arrivare lì dove comunque anche il sopranino non arrivava.
perché lui è un pianoforte, non Sì, è, sì, no, non è un umano. è più di un pianoforte perché esce dal pianoforte. Sì, è fantastico. E poi è un ragazzo molto dolce. Sì. Io mi ricordo quando è stato invitato da noi per venire a fare la promozione, che è stato bloccato dal coronavirus con i voli aerei, perché doveva venire in Italia per fare la promozione televisiva. La prima cosa di cui mi ha parlato è dei suoi nonni, perché mi dice ma se io vengo lì rischio, abitando con i miei nonni, di far del male ai miei nonni. Cioè si preoccupava dei nonni. Certo. È un ragazzino molto dolce, non voglio dargli assolutamente non infantile, ma è un ragazzo, per me è un ragazzino, potrebbe essere mio figlio, molto dolce, una persona molto umile e strano per un talento di questo genere. Sì. Dovremmo portarlo in Italia al più presto. Purtroppo la difficoltà non è. Io posso portarlo domani Dimash in Italia, posso fargli fare un concerto, posso mandarlo in televisione. Il problema è che non è ancora conosciuto in Italia e purtroppo le televisioni ti rispondono che preferiscono prendere il cantante o l'attore degli anni 70 che ha già una fama in Italia e non un genio e uno emergente come Dimash. Perciò cercheremo, adesso non sappiamo ancora quando sarà l'uscita perché c'è proprio la guerra dei mondi in questi giorni tra esercenti del cinema e ovviamente regolamentazioni. Non sappiamo quando si potrà far vedere il film, però speriamo di riuscire a portare giù Dimash e che possa essere invitato nelle trasmissioni. Fare un bel concerto, se dovessero aprire gli stadi sarebbe bello, lo posso organizzare. Il mio precedente lavoro, io sono stato il patrono del Festival di San Vincent da anni e anni, ho organizzato molti eventi, perciò per me organizzare il concerto di Dimash sarebbe veramente un piacere. Guardi, sarebbe un sogno. Un sogno. Allora, vediamo un po'. Sì. Eventualmente voi che siete i fan potete richiederlo. Ma l'abbiamo richiesto alle radio, abbiamo richiesto a Sanremo, abbiamo richiesto tante cose, ma non ci hanno neanche considerato, cioè proprio non ci hanno considerato. Per me in questo momento è il momento giusto per far conoscere Dimash in Italia, perché è veramente eccezionale. Lui è in grado di fare cose che non hanno mai fatto gli altri. Io sono un grande fan di Freddie Mercury o di Michael Jackson, okay, ma questi se li mangia tutti. Cioè, lui è fuori da ogni ordine, è fuori da ogni regola. Non è umano. È vero. Infatti canta in un film fantasy. Giù, un alieno. Allora, dunque, vediamo un po' cosa mi dicono qua. Come si è svolta la composizione della colonna sonora, ma quello me l'ha già detto. Sì. Più o meno. Allora, qui dice Dimash ha milioni di fan, spesso parlano del fenomeno Dimash, non è solo un cantante o un musicista, è anche una persona ammirata. Lei condivide queste persone, me l'ha appena detto, dunque ha già risposto, vede che alla fine le domande non servono. Per quanto ne sappiamo, Creators è una trilogia, pensa di girare le parti 2 e 3? Io mi auguro di sì, dipende anche un pochino ovviamente dal successo o meno di questo, del primo, perché adesso ci troviamo in una condizione non facile, sì. Ci sono molte aziende italiane che hanno dovuto chiudere proprio perché purtroppo il coronavirus ha inchiodato. Esatto. Non c'è più un cantante che canta, non c'è più un attore che recita, non c'è più una produzione che riesce a produrre e non c'è più nessun distributore che distribuisce. Perciò ci troviamo appiedati un po' tutti e mi auguro di poter riprendere quanto prima. Io, come ho detto, sarò presente alla riapertura. Spero che questa riapertura non sia insensata tipo il 15 di giugno veramente o gli inizi di luglio, quando la gente avrà voglia di scappare, di andare al mare, certo. Mamma mia. Dentro un cinema senza l'aria condizionata, perché poi non è permessa l'uso dell'aria condizionata, non si può somministrare bevande, popcorn e quant'altro, perciò anche gli esercenti avranno una perdita enorme e in più dovranno assumere più personale per poter far rispettare i regolamenti. Io non sono qui a criticare né il governo né la modalità odierna, però penso che la riapertura del cinema dovrebbe essere fatta completa nel momento in cui
verrà data la possibilità di riaprire tutto, nel senso è inutile partire a metà, a mezz'asta in questo momento ci facciamo tutti male. Esatto. Se diamo la possibilità di riaprire i cinema quando ormai la mascherina non esiste più e non si sente più parlare da un pochino di coronavirus, diciamo che è il momento giusto per poter vedere Creators the Past e sentire Dimash. Speriamo, noi eravamo tutti pronti ad andare al 25 di marzo, 26 di marzo. È il 19 di marzo. È andata bene che comunque... Sì, no, per fortuna si è fermato tutto pochi giorni prima, perché sì, se il film fosse stato dentro nelle sale nei giorni di chiusura sarebbe stato un guaio. Un disastro. Per tutto. E invece così c'è la suspense. Esatto, siamo rimasti tutti con la suspense. Sì, siamo nella suspense, vedremo come sarà questo Creators the Past e vedremo Dimash all'opera. Bene, vediamo se c'è ancora qualcosa. Sì, allora, come fan di Dimash vorremmo sapere se lei ha intenzione di lavorare ancora con lui in futuro. Ma sì, allora io gli ho prodotto anche il videoclip, avete visto bellissimo, bellissimo. Io con i ragazzi di Art Universe hanno lavorato molte persone, videoclip di effetti speciali tra l'altro, e sarei ben contento di proseguire. È in opera un secondo brano scritto da me per Dimash, ma è bloccato anche quello dal coronavirus. E io spero di riuscire a portarlo quanto prima in Italia per farlo conoscere e per poter andare avanti, se ovviamente ci sarà sempre questo accordo, questa amicizia insieme in Italia con canzoni nuove. Bene, sono felice. Allora, io con le domande ho finito. Se vuole aggiungere qualcosa lei? No, io mando un bacione a tutti i fan di Dimash perché vi sento nel cuore, vedo cosa state facendo anche per la canzone, per la Cross and Less Dimension, sono contento che vi sia piaciuta, anche se è da valutare questa cosa. La canzone non è mai stata promossa da nessuno, non è stata mai né pubblicizzata né in radio né in televisione, ha quasi fatto 1 milione di visualizzazioni e le recensioni sono molto belle. Io vi ringrazio veramente di cuore, spero di potervi dare altre canzoni belle con Dimash e un bacione a tutti. Grazie di cuore, a presto, buona serata. Grazie, un bacio.